Lezione 1. Avventure culinarie. Ciao Anna, ho trovato una nuova ricetta che voglio provare. Grande? Proverò a farlo domani allora. Ciao John, sembra emozionante. Cosa hai intenzione di cucinare? E una lasagna fatta in casa. Ho sentito che è delizioso, è perfetto per una cena in famiglia. Le lasagne sono un classico. Fammi sapere come va a finire. Hai tutti gli ingredienti? Io faccio. Devo solo assicurarmi di avere abbastanza formaggio e salsa. Quelli sono essenziali. Hai intenzione di aggiungere qualche ingrediente speciale? Potrei aggiungere degli spinaci per sapore e nutrimento extra. È un'idea fantastica. Aggiungerà un bel tocco. Cosa lo servirai? Sto pensando ad un semplice contorno di insalata per bilanciare il pasto. Lezione 2. Pianificazione di un progetto. Buongiorno Anna, ho appena finito un piano di progetto e penso che sia eccellente. Ciao John, è bello sentirti. Sembra che tu abbia coperto tutte le basi. Sì, mi sono assicurato di includere scadenze, l'allocazione delle risorse, potenziali sfide. Impressionante! Avere un piano dettagliato può migliorare significativamente i risultati del progetto. Esattamente. Aiuta a mantenere tutti allineati e consapevoli delle proprie responsabilità. Hai in mente qualche strategia specifica per affrontare le potenziali sfide? Ho intenzione di effettuare check-in regolari per risolvere i problemi man mano che si presentano. Questo è un approccio intelligente. La comunicazione continua può davvero aiutare a mantenere il progetto sulla buona strada. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere come si svolgerà tutto. Lezione 3. Raccomandazioni sulla routine di fitness. Ehi Anna, stavo pensando di iniziare una routine di fitness. Hai qualche consiglio? Ciao John, beh, dipende dalle tue preferenze. Cerchi qualcosa di intenso o più rilassato? Preferirei qualcosa di equilibrato, che incorpori sia l'allenamento cardio che quello della forza. È un'ottima scelta. Un mix può aiutare a migliorare la forma fisica generale. Quanti giorni alla settimana puoi impegnarti? Riesco a gestire circa 4 giorni alla settimana, concentrandomi su diversi gruppi muscolari. Sembra efficace. Potresti fare allenamento per la forza in 2 giorni e cardio negli altri 2. Esattamente. Voglio includere anche alcuni esercizi di flessibilità. Sono così importanti per il recupero. Decisamente. Le sessioni di yoga o stretching possono davvero migliorare la tua flessibilità e aiutare a prevenire gli infortuni. Mi assicurerò di incorporare anche quelli. Grazie per il consiglio. Lezione 4. Mantenere condizioni perfette. Buongiorno Anna, recentemente ho appreso dell'importanza di mantenere gli articoli in perfette condizioni. Ciao John, è un argomento intrigante. A che tipo di articoli ti riferisci? Mi riferisco sia agli effetti personali che agli elettrodomestici. Mantenerli in buona forma può prolungarne la durata. Assolutamente. Una manutenzione regolare previene costose riparazioni su tutta la linea. Hai avuto qualche esperienza in merito? Sì, ho trascurato la mia bicicletta per un po' e alla fine ha avuto bisogno di riparazioni estese. È un peccato. Ho avuto esperienze simili con gli elettrodomestici.
È impressionante come i piccoli problemi possano degenerare. Infatti, rimanere proattivi è fondamentale. Quali sono alcuni consigli di manutenzione che consigliate? Una pulizia regolare e una manutenzione tempestiva possono fare miracoli. È anche utile seguire le linee guida del produttore. Ottimo consiglio. Ho imparato che essere attenti ai dettagli può far risparmiare tempo e denaro a lungo termine. Assolutamente. Un piccolo sforzo può fare molto per preservare le condizioni delle nostre cose. Sono ispirato a essere più diligente riguardo alla manutenzione ora. Lezione 5. Creare con texture. Ehi Anna, avevo esplorato modi per migliorare i miei progetti creativi con carta e abbellimenti. Ciao John, sembra emozionante. Quali texture specifiche stai considerando? Voglio aggiungere un po' di consistenza alle pagine del mio album. Penso che li renderà visivamente più accattivanti. Ottima idea! Hai pensato di utilizzare materiali come tessuto o pizzo come abbellimenti? Sì, il tessuto può aggiungere un piacevole elemento tattile. Ho anche considerato l'utilizzo di cartoncino strutturato. Il cartoncino strutturato è una scelta meravigliosa. Può creare profondità e interesse nei tuoi progetti. Esattamente. Voglio anche incorporare alcuni elementi naturali come i fiori secchi. Cosa ne pensi? Sarebbe bellissimo. Gli elementi naturali possono conferire un tocco unico e organico ai tuoi progetti. Sono d'accordo. Inoltre è un bel modo per personalizzare l'album con ricordi della natura. Infatti, i tocchi personali rendono qualsiasi mestiere più significativo. Hai già iniziato a creare il tuo album? Non ancora, ma non vedo l'ora di raccogliere tutti i miei materiali e iniziare il processo creativo. Lezione 6. Saldare il conto. Ciao Anna, mi chiedevo quali sono le diverse opzioni disponibili per saldare il conto nei ristoranti. Ciao John, questo è un argomento importante. Quali opzioni conosci? So che alcuni posti accettano contanti e carte di credito. Esistono altri metodi. Molti ristoranti ora accettano anche app di pagamento mobile. Sono abbastanza convenienti. È vero, l'utilizzo delle app può accelerare il processo di pagamento. Preferisci un metodo rispetto ad un altro? Preferisco le carte di credito per i loro premi, ma i contanti sono utili per i ristoranti locali più piccoli. Ha senso. Alcune persone trovano più semplice tenere traccia delle spese anche con le carte di credito. Esattamente. È tutta una questione di comodità e preferenze personali. Hai mai riscontrato problemi durante il pagamento? Una volta la mia carta è stata rifiutata a causa di un errore tecnico. È stato abbastanza imbarazzante. Oh no, può essere imbarazzante. È sempre bene avere un'opzione di pagamento di riserva per ogni evenienza. Assolutamente. Ho imparato a portare con me un po' di soldi per situazioni inaspettate. Lezione 7. Scelte di moda in colori pastello. Buongiorno Anna, cerco suggerimenti sui colori pastello per un abito che voglio acquistare. Ciao John, i colori pastello sono adorabili. Che tipo di vestito stai considerando? Sto pensando ad un abito a trapezio azzurro. Credo che sarebbe perfetto per la primavera.
Sembra bellissimo. L'azzurro è un colore così rinfrescante. Sarebbe adatto a molte occasioni. Sì, che mi piace come può essere vestito su o giù. Hai altri suggerimenti sui colori? Che ne dici di una morbida lavanda? È un pastello alla moda e aggiunge un bel tocco di eleganza. È un'ottima idea. La lavanda completerebbe bene l'azzurro se decidessi di mescolare e abbinare. Esattamente. I pastelli possono creare insieme un look armonioso ed elegante. Hai già provato qualche vestito? Non ancora, ma ho intenzione di visitare una boutique questo fine settimana per provarne alcuni. Sono emozionato. Lezione 8. Adeguamenti del budget. Anna, ho rivisto il nostro budget attuale e ho notato che alcune spese sono leggermente aumentate. Ciao John, lievi aumenti possono essere gestibili. Quali aree specifiche sono interessate? Principalmente nelle forniture e nei servizi pubblici. Credo che dovremo adeguare il budget di conseguenza. Questo ha senso. Hai pensato di riallocare i fondi dalle aree meno critiche? Sì, penso che potremmo ridurre la spesa per articoli discrezionali. È importante dare priorità alle spese essenziali. Assolutamente. Un approccio strategico può aiutarci a rimanere nei nostri obiettivi finanziari. Con quale frequenza consigli di rivedere il budget? Suggerisco revisioni mensili per garantire che siamo sulla buona strada e possiamo apportare modifiche tempestive. Sembra saggio. Valutazioni regolari possono aiutarci a identificare le tendenze e ad adattarci in modo proattivo. Pensi che dovremmo coinvolgere il team in questo processo? Coinvolgere il team può fornire informazioni preziose e favorire un senso di responsabilità rispetto al budget. Lezione 9. Il potere della pubblicità mirata. Anna, ho esplorato il concetto di annunci mirati e la loro efficacia nel marketing. Ciao John, gli annunci mirati sono uno strumento potente. Aiutano le aziende a raggiungere segmenti di clienti specifici in modo più efficiente. Esattamente. Analizzando i dati dei clienti, le aziende possono personalizzare i propri messaggi per raggiungere il pubblico giusto. È vero, la pubblicità personalizzata spesso porta a tassi di coinvolgimento e conversione più elevati. Ne hai visto un esempio in azione? Sì, di recente ho ricevuto annunci di prodotti che cercavo online. Sembrava quasi inquietante. Questo è il bello della pubblicità mirata. Può creare un'esperienza di acquisto senza soluzione di continuità per i consumatori. Pensi che ci siano degli svantaggi in questo approccio? Alcuni consumatori potrebbero trovarlo invasivo o ritenere che la loro privacy sia compromessa. È un equilibrio delicato per gli esperti di marketing. Sono d'accordo. La trasparenza è essenziale per creare fiducia nei clienti durante l'utilizzo di annunci mirati. Come pensi che le aziende possano raggiungere questo obiettivo? Comunicando chiaramente come vengono utilizzati i dati e offrendo opzioni di rinuncia, le aziende possono rispettare le preferenze dei consumatori. Lezione 10. Dare priorità al benessere. Anna, ultimamente ho pensato a quanto sia importante dare priorità al nostro benessere. Ciao John, questo è un argomento vitale. Cosa ti ha portato a concentrarti sul benessere? Mi sono reso conto che spesso metto i bisogni degli altri prima dei miei, il che può essere stancante. È comprensibile. Può essere difficile non voler turbare nessuno. Come pensi di bilanciarlo?
Penso che stabilire dei limiti sia fondamentale. Va bene dire di no a volte, giusto? Assolutamente. Dire di no può effettivamente portare a relazioni più sane a lungo termine. Esattamente. Voglio assicurarmi di essere mentalmente e fisicamente sano. Hai trovato modi efficaci per dare priorità al tuo benessere? Sì, pratico la consapevolezza e faccio delle pause per ricaricarmi. Fa una differenza significativa. Sembra vantaggioso. Potrei provare a incorporare alcuni esercizi di consapevolezza nella mia routine. Decisamente. Ti permette di riconnetterti con te stesso e ridurre lo stress. Quali altre pratiche stai considerando? Magari programmando periodi di inattività regolari, impegnandomi in attività che mi piacciono, come leggere o fare escursioni. Mi sembrano idee eccellenti. Godersi gli hobby può fornire una grande fuga e migliorare la felicità generale. Sono entusiasta di implementare questi cambiamenti e concentrarmi maggiormente sul mio benessere. Lezione 11. Legare e creare ricordi. Buongiorno Anna, stavo riflettendo sull'importanza di trascorrere del tempo con i propri cari per legare e creare ricordi. Ciao John, è un pensiero così bello. Cosa ha scatenato questa riflessione? Di recente ho partecipato a una riunione di famiglia e mi ha ricordato quanto siano speciali quei momenti. Assolutamente. Le riunioni di famiglia creano connessioni durature. Com'era l'atmosfera al raduno? Era vibrante e pieno di risate. Tutti hanno condiviso storie, il che è stato commovente. Sembra meraviglioso. Condividere storie può davvero rafforzare i legami e creare un senso di appartenenza. Sì, è anche un momento in cui ci riuniamo tutti per celebrare le nostre esperienze uniche. Esattamente. Hai in programma qualche incontro o evento in programma? Sì, stiamo programmando presto un barbecue nel fine settimana. Non vedo l'ora. È emozionante. I barbecue sono perfetti per creare legami davanti a cibi deliziosi e buone conversazioni. Non vedo l'ora di creare altri ricordi con la mia famiglia. Lezione 12. Divertimento con gli amici. Ehi Anna, stavo pensando a quanto sia divertente lavorare e uscire con gli amici. Ciao John, sembra delizioso. Cosa ti piace fare con i tuoi amici? Spesso organizziamo serate di gioco o andiamo a mangiare fuori. È un ottimo modo per rilassarsi dopo una settimana impegnativa. Sembra fantastico. Hai qualche progetto entusiasmante con i tuoi amici in arrivo? Stiamo programmando un'escursione il prossimo fine settimana. Non vedo davvero l'ora. È fantastico. L'escursionismo è un modo meraviglioso per connettersi con la natura e gli altri. Esattamente. Inoltre è un ottimo modo per rimanere attivi. Hai qualche attività all'aperto preferita? Mi piace andare in bicicletta e visitare i parchi locali. È rinfrescante stare all'aria aperta. Assolutamente. Le attività all'aperto possono ringiovanire la mente e il corpo. Potrei unirmi a te per un viaggio in bicicletta qualche volta. Mi piacerebbe. È sempre divertente esplorare nuovi sentieri insieme. Sono entusiasta di pianificare più uscite con gli amici. Lezione 13. La vita da superstar NBA. Ehi Anna, di recente ho letto della vita delle superstar del bar e di come cambia dopo il ritiro.
Ciao John, è un argomento intrigante. Cosa hai trovato più interessante? Ho saputo di Magic Johnson, che ironicamente è diventato portavoce del sesso sicuro dopo essere andato in pensione. È affascinante. Mostra come gli atleti possono influenzare le questioni sociali anche dopo la fine della loro carriera sportiva. Esattamente. La sua transizione da icona del basket a sostenitore della salute è davvero notevole. Cosa pensi che motivi gli atleti a impegnarsi in tali cause? Credo che vogliano restituire qualcosa alla comunità e sensibilizzare su questioni importanti. È stimolante. Lo è davvero. Inoltre hanno una piattaforma che può raggiungere milioni di persone, rendendo il loro messaggio potente. Assolutamente. Pensi che più atleti dovrebbero seguire le sue orme? Sì, penso che usare la loro fama per un cambiamento positivo possa lasciare un'eredità duratura. Incoraggia anche i fan ad agire. Lezione 14. Esplorare l'artigianato fatto a mano. Buongiorno Anna, hai mai pensato di acquistare oggetti fatti a mano? Possono essere così unici. Ciao John, sembra interessante. A quali tipologie di artigianato ti riferisci? Sto pensando ad oggetti come ceramiche, gioielli e tessuti. Spesso hanno un tocco personale. Adoro quell'idea. L'artigianato fatto a mano racconta una storia e sostiene gli artigiani locali. Dove posso trovarli? Puoi trovarli alle fiere dell'artigianato locale e ai mercatini dell'artigianato, anche su piattaforme online come Etsy. Etsy è un'ottima opzione. È incredibile quanti creatori di talento ci siano. Hai acquistato qualcosa da lì? Sì, una volta ho comprato una tazza dipinta a mano. Ha dato un bel tocco alla mia cucina. È meraviglioso! Gli oggetti fatti a mano possono davvero migliorare i nostri spazi abitativi. Hai qualche consiglio per venditori specifici? Suggerisco di cercare venditori con buone recensioni e uno stile unico che risuoni con te. Lezione 15. Esperienze di viaggio indimenticabili. Ehi Anna, ho pensato a come il viaggio possa immergerci in culture diverse. Ciao John, sembra emozionante. Viaggiare spesso porta a vivere esperienze indimenticabili. Quali posti hai in mente? Mi piacerebbe visitare il Giappone. Il connubio tra tradizione e modernità è affascinante. Il Giappone è un'ottima scelta. La cultura, il cibo e i paesaggi sono davvero unici. Hai iniziato a pianificare il tuo viaggio? Non ancora, ma voglio fare presto quei piani di viaggio. Tu? Hai qualche ambizione di viaggio? Ho sempre desiderato esplorare l'Italia. L'arte, la storia e la cucina sono incredibilmente attraenti. L'Italia sarebbe fantastica. Immagina di passeggiare per Roma e di assaggiare la pasta autentica. Esattamente. Sarà un'esperienza indimenticabile per godere della cultura e delle tradizioni locali. Pianifichiamo insieme quei viaggi un giorno. Esplorare posti nuovi è sempre più divertente con un amico. Lezione 16. Fare la spesa il sabato. Ehi Anna, hai notato quanto è affollato il supermercato il sabato? Ciao John, sì, è sempre pieno di gente. Sembra che tutti siano fuori a fare shopping per la settimana. Esattamente.
La maggior parte dei bambini attende con ansia il sabato perché spesso significa gite in famiglia o attività divertenti. È vero, è come una mini celebrazione per loro dopo una lunga settimana di scuola. Ti ricordi cosa ti piaceva fare il sabato da bambino? Mi piaceva andare al negozio con i miei genitori e scegliere gli snack. Sembrava un'avventura. Posso capirlo. È stato sempre emozionante aiutare con la lista della spesa e scegliere i dolcetti. Sì, quei piccoli momenti hanno reso speciale la spesa. Pensi che esista ancora entusiasmo per i ragazzi oggi? Penso di sì, soprattutto se i genitori la rendono un'esperienza divertente, magari lasciando loro scegliere un nuovo oggetto da provare. È un'ottima idea. Rendere interattiva la spesa può favorire un rapporto positivo con il cibo. Lezione 17. Personaggi storici della storia canadese. Buongiorno Anna, ho letto del generale Isaac Brock e del suo legame con la storia canadese. Ciao John, sembra affascinante. Cosa hai scoperto di lui? Ha svolto un ruolo fondamentale nella guerra del 1812 e ha contribuito a difendere il Canada dalle forze americane. Sì, ricordo di aver sentito parlare di lui. La sua leadership fu cruciale in quel periodo. Ci sono siti storici a lui legati? Assolutamente. La vicina Queenston dove combatté a case storiche che celebrano la sua eredità. È incredibile. Credo che anche Laura Secord sia una figura importante legata a quella storia, giusto? Esattamente. È nota per il suo coraggioso viaggio per avvertire le forze britanniche di un imminente attacco americano. Che atto coraggioso! È sorprendente come queste figure storiche abbiano contribuito a plasmare il Canada. Sì, le loro storie ci ricordano i sacrifici fatti per la libertà della nostra nazione. Dovremmo assolutamente visitare quei siti storici un giorno. Lezione 18. Collezionisti e i loro tesori. Anna, ho esplorato il mondo dei collezionisti e gli oggetti unici che amano. Ciao John, sembra intrigante. Di quali tipi di oggetti sono solitamente appassionati i collezionisti? Ho incontrato collezionisti di coltelli, stampe e altri cimeli che spesso decorano le case nordamericane. Interessante. Collezionare può essere un hobby affascinante, soprattutto quando si collega alla storia o alla cultura personale. Esattamente. Ogni oggetto racconta una storia e può rivocare ricordi o sensazioni. Raccogli qualcosa. Non colleziono attivamente, ma mi piace conservare vecchie cartoline e lettere. Hanno un valore sentimentale. È meraviglioso. Le cartoline possono catturare bellissimi momenti nel tempo. Li hai esposti a casa tua? Sì, ho una piccola gallery wall dedicata a loro. Scatena conversazioni quando gli ospiti visitano. È un modo creativo per mostrare la tua collezione. È sorprendente come gli oggetti da collezione possono arricchire i nostri spazi e le nostre vite. Lezione 19. Festival teatrali in Ontario. Ehi Anna, ho letto dei festival teatrali dell'Ontario e sono considerati tra i più grandi al mondo. Ciao John, è affascinante. Quale festival ha attirato di più la tua attenzione? Spicca il Festival di Strafford. È rinomato per le sue produzioni eccezionali e attira talenti da ogni parte.
Sì, ne ho sentito parlare. È impressionante come questa piccola città sia diventata un centro culturale. Esattamente. È incredibile come una piccola città possa ospitare spettacoli di così alto livello. Hai mai partecipato a qualche festival? Ho partecipato allo Show Festival qualche anno fa. L'atmosfera era vibrante e le esibizioni erano eccezionali. Sembra meraviglioso. Sperimentare il teatro dal vivo in un ambiente così bello deve essere stato memorabile. Lo è stato davvero. La miscela di storia e arte crea un'atmosfera unica. Hai intenzione di visitare presto qualche festival? Spero di visitare lo Stratford Festival quest'estate. Voglio immergermi nell'esperienza teatrale. Lezione 20. Esplorare nuove partnership all'estero. Buongiorno Anna, sto valutando come espandere la nostra attività ed esplorare nuove partnership all'estero mi sembra una buona idea. Ciao John, è un approccio interessante. A quali regioni state pensando per potenziali partenariati? Credo che esaminare i mercati in Europa potrebbe essere vantaggioso. Hanno una forte domanda per i nostri servizi. Assolutamente. La collaborazione con aziende europee potrebbe migliorare la nostra presenza globale. Hai già fatto qualche collegamento specifico? Non ancora, ma voglio ricercare potenziali partner e contattarli presto. È una mossa intelligente. Costruire relazioni a livello internazionale può aprire molte porte. Quali fattori considererai nella scelta dei partner? Mi concentrerò sulla loro reputazione e compatibilità e se i loro valori sono in linea con i nostri. Questi sono criteri importanti. Stabilire rispetto e comprensione reciproci è la chiave per una partnership di successo. Sì, e penso che partecipare a fiere internazionali possa aiutarci a fare rete in modo efficace. Lezione 21. Metodi di pagamento per i servizi. Ciao Anna, ho esaminato i metodi di pagamento dei nostri servizi e ho notato che alcuni richiedono il pagamento anticipato mentre altri consentono il pagamento all'arrivo. Ciao John, questa è una distinzione importante. Quali sono i vantaggi di ciascun metodo? Il pagamento anticipato garantisce l'impegno da parte dei clienti, mentre il pagamento all'arrivo offre flessibilità. Ha senso. La flessibilità può attrarre più clienti, soprattutto quelli che esitano a impegnarsi. Esattamente, ma dobbiamo anche garantire che il nostro flusso di cassa rimanga stabile. Come pensi che possiamo bilanciare entrambe le opzioni? Forse l'implementazione di un sistema a più livelli potrebbe funzionare. I clienti che pagano in anticipo potrebbero ricevere uno sconto. È un'ottima idea. Incentiva il pagamento anticipato pur offrendo flessibilità agli altri. Sì, crea una situazione vantaggiosa per tutti. Hai pensato a come comunicare queste opzioni ai nostri clienti? Credo che una comunicazione chiara e trasparente sul nostro sito web e durante le consultazioni sarà fondamentale. Lezione 22. Esplorazione delle opzioni di trasporto. Ehi Anna, stavo pensando a quanto è ben collegata la città con autobus e treni. Ciao John, sì, è un grande vantaggio sia per i residenti che per i visitatori. Cosa hai in mente per viaggiare? Possiamo prendere un treno e goderci le viste panoramiche lungo il percorso. Rende il viaggio altrettanto piacevole quanto la destinazione. Sembra meraviglioso. Adoro i viaggi in treno. Offrono una prospettiva unica della campagna.
Hai fatto qualche viaggio in treno memorabile? Sì, una volta ho viaggiato attraverso le montagne e i paesaggi erano mozzafiato. È stata un'esperienza straordinaria. Posso solo immaginare. È sorprendente come viaggiare in treno possa offrire un'atmosfera così diversa rispetto alla guida. Assolutamente. Inoltre è più rilassante poiché puoi leggere o persino chattare con gli altri viaggiatori. E non devi preoccuparti del traffico. Pensi che dovremmo organizzare presto un viaggio in treno? Decisamente. Mi piacerebbe esplorare le città vicine e sperimentare la cultura locale. Lezione 23. L'importanza del check-in. Buongiorno Anna, stavo giusto leggendo dell'importanza del check-in per i voli. Ciao John, questo è un argomento essenziale. Quanto presto pensi che i viaggiatori dovrebbero effettuare il check-in? In genere si consiglia di effettuare i check-in almeno 2 ore prima del volo, soprattutto per i viaggi internazionali. Sono d'accordo. Arrivare presto può aiutare ad alleviare lo stress e garantire che tutto vada liscio. Cosa fai di solito in quel periodo? Mi piace prendere un caffè e rilassarmi prima di dirigermi verso il cancello. È un bel modo di iniziare il viaggio. È un'ottima idea. Spesso mi prendo il tempo per rivedere il mio itinerario di viaggio e ricontrollare i miei bagagli. Sì, essere organizzati può fare una differenza significativa. Hai mai perso un volo a causa del check-in posticipato? Fortunatamente no, ma ho visto altri correre, ed è piuttosto stressante da guardare. Rafforza la necessità di una buona gestione del tempo. Esattamente. Pianificare in anticipo è la chiave per una piacevole esperienza di viaggio. Lezione 24. Il viaggio della narrazione. Ehi Anna, ho riflettuto sullo storytelling e su quanto sia importante trasmettere messaggi anche in modo imperfetto. Ciao John, è un pensiero profondo. Cosa ha ispirato questa riflessione? Ho letto che anche se il mio romanzo fosse incompetente, il suo tentativo di raccontare la storia avrebbe comunque valore. È una prospettiva interessante. Ogni storia ha il potenziale per entrare in risonanza con qualcuno, indipendentemente dalla sua esecuzione. Esattamente. Sottolinea l'importanza di condividere esperienze e prospettive, non è vero? Assolutamente. Le storie possono ispirare il cambiamento, evocare emozioni e creare connessioni tra le persone. Ti è mai capitato di commuoverti davanti ad una storia anche se non è stata raccontata perfettamente? Sì, sicuramente. A volte la passione dietro la narrazione può avere più impatto della storia stessa. È proprio vero. Ci ricorda che la narrazione è un viaggio che vale la pena intraprendere indipendentemente dal risultato.